A volte ci imbattiamo in marche che sembrano quasi sconosciute. Oggi andiamo a presentare un AMC, un CD6. La AMC e Beltron Corporation era un marchio che si divideva tra il Regno Unito e gli Stati Uniti, una derivazione del marchio NAD, in quanto si dice che ingegneri che avevano progettato il vecchio 3020 di casa NAD, il glorioso 3020, si erano poi spostati verso questa nuova e appena nata avventura chiamata appunto AMC. Si tratta di un marchio che produceva hi-fi di alta gamma e home solution, quindi quello che era la sonorizzazione di ambienti casalinghi. Con questo AMC CD6 siamo nel 1993. Si tratta di una macchina su base Philips, come era moltissimi apparecchi di quell'epoca. Al suo interno troviamo montata una CDM 4/19 a scorrimento magnetico, una delle più affidabili in assoluto per la mia esperienza, e un DAC Bitstream, un SA 7323 GP. Una macchina performante il cui design tradisce la sua origine, quindi appunto casa NAD. Ma adesso andiamo ad aprirlo e a scoprirlo un po' meglio al suo interno. Cabinet completamente in metallo, una lamiera piegata molto resistente. Come vedete subito si parte da un circuito stampato unico per quanto riguarda quello che è la sezione rettificatrice, conversione e decodifica e comando della meccanica, ma un PCB di qualità. Lo si vede subito da come è costruito, da come è saldato e anche dalla componentistica che ci troviamo installata. Vediamo, partendo dal posteriore, il trasformatore di alimentazione multitensione che porta le alimentazioni sul PCB. Apriamo manualmente il cassetto e troviamo tutta quella che è la sezione di alimentazione e la rettifica e la meccanica, che come si vede è una meccanica a scorrimento magnetico di casa Philips, la CDM 4 in questa versione che è denominata /19. In questa parte troviamo il controllo del lettore e la decodifica, per poi passare alla conversione, alla vera e propria conversione da digitale ad analogico e lo stadio di uscita. Lo stadio di uscita è particolarmente curato e troviamo sul circuito di segnale e le gestioni di quello che sono le alimentazioni addirittura con condensatori elettrolitici, laddove devono esserci e dove sono strettamente necessari sono dei nicci con Muse. Nella parte posteriore troviamo l'uscita analogica e digitale, sia ottica che coassiale. Sul frontale invece ovviamente il circuito stampato che riguarda la sezione dei comandi, dei pulsanti e del display. Frontale sobrio e lineare che tradisce appunto le origini del marchio AMC. Troviamo il tasto di alimentazione, di accensione con il LED verde che indica che l'apparecchio è acceso, tasto di espulsione del vano CD e di chiusura. Appena inserito il CD, questo viene riconosciuto e vengono indicate il numero di tracce e il tempo totale. Possiamo dare inizio alla riproduzione pigiando il tasto play. Ovviamente adesso non si sente nulla per via dei copyright che ci sono sui vari social. La pausa cliccando il tasto di pausa e lo stop cliccando il tasto di stop. Troviamo il tasto di programmazione che ci consente, selezionandole, di programmare l'ordine di ascolto dei brani che sono presenti sul CD, l'ordine preferito. Possiamo ripetere sia tutto l'album se siamo in riproduzione normale o del programma nel caso in cui avessimo eseguito una programmazione, oppure possiamo dare l'avvio a una riproduzione casuale che consente al lettore di scegliere a caso i brani da mandare in riproduzione. Ovviamente non ripeterà mai lo stesso brano già ripetuto, a meno che non ci si attiva la funzione repeat. Allora in quel caso, completati tutti i brani contenuti nell'album, verrà ricominciata una nuova riproduzione casuale.
Qua possiamo avanzare all'interno della traccia con i tasti search, oppure avanzare di traccia. Nel caso della riproduzione randomatica, ovviamente avanzerà su una traccia a caso. Il pannello posteriore è abbastanza semplice nei collegamenti. Troviamo il cavo di uscita di alimentazione e una presa non asservita, quindi sempre in tensione qualora volessimo collegare un altro apparecchio, e sulla parte sinistra l'uscita del segnale analogico sul connettore RCA dorato, bianco e rosso per i canali sinistro e destro, e l'uscita digitale coassiale. Qui invece troviamo l'uscita digitale Toslink ottica. Chi potevano essere i concorrenti di questo AMC CD6? Si trattava di un prodotto di fascia media, medio che strizzava l'occhiolino alla fascia alta, ma comunque un prodotto di fascia media, un prodotto appunto che vedeva molta concorrenza ai suoi fianchi perché era la fascia di mercato più ambita e quella che proponeva tendenzialmente i prodotti col miglior rapporto qualità-prezzo. Rimanendo in suolo americano potevamo trovare un Harman Kardon, un HD 7425, un prodotto di notevole spessore che poteva essere sulla stessa fascia ovviamente di prezzo e anche prestazionale. Spostandoci in Giappone invece trovavamo un glorioso Marantz CD72 che orientativamente poteva associarsi a trovare un feeling proprio con questa macchina, in quanto adottava la stessa meccanica e uno stadio di conversione molto simile. Veniamo invece alla concorrenza più stretta, proprio in casa, un NAD, un 5000, un prodotto di fascia appunto media per NAD, ma che aveva anche lui delle caratteristiche peculiari che lo rendevano veramente appetibile. Abbiamo nominato 3 prodotti che a mio avviso erano i più papabili, ma ovviamente chi entrava in un negozio nel 93 per scegliere il proprio lettore CD trovava una pletora veramente ampia di prodotti, in quanto era una fascia molto popolata e il lettore CD era la sorgente che all'epoca faceva veramente da padrone. Siamo arrivati alle conclusioni anche di questo video. Andiamo a vedere a chi è rivolto questo apparecchio. Abbiamo visto che si tratta di un apparecchio su base Philips, quindi sinonimo di qualità e di affidabilità. È un apparecchio che non è molto comune, non si trova spesso in giro, ha un suo fascino stile NAD, quindi è un apparecchio che è rivolto all'amante del compact disc che vuole avere un apparecchio diverso dal solito, comunque un apparecchio performante. La conversione Bitstream di Philips, disegnata per avere il meglio del dettaglio sonoro, è ancora oggi molto apprezzata, anche perché, come abbiamo visto, era comunque utilizzata da marchi storici, da marchi professionali. Con questo spero di aver detto tutto, di aver soddisfatto le vostre curiosità. Se non l'ho fatto, scrivimelo nei commenti. Grazie ancora per essere arrivato fin qui e viva il vintage!